Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video diverso dal solito. Abbiamo già provato delle sorgenti, delle stazioni multimediali per auto, camper con Android Auto. Oggi vi faccio vedere una cosa diversa, perché mi sono procurato proprio un mini impiantino completo. Non c'era la disponibilità e la voglia comunque di spendere chissà cosa. Apriamo una parentesi, io vengo da un passato dove il car audio nella mia vita ha avuto una parte molto importante, facevo le gare, facevo impianti di un certo livello, ho fatto il giudice per un po' di tempo, quindi di car audio qualcosa ne capisco, però diciamo era un'altra vita. Adesso in qualità di youtuber cerco di portare dei contenuti su quello che compro anche per me. Nello specifico questo mini impiantino l'ho preso diciamo di una marca cinese economica che si chiama Atoto, che però vende molto bene su Amazon. Tutti i prodotti hanno sempre delle buone valutazioni, chiaramente rimanendo nell'ambito di quello che è il prodotto di per sé, quindi una fascia comunque economica ma si spera con buone prestazioni. Oggi vi faccio vedere che mi sono procurato un kit anteriore, due vie separate con woofer da 16,5 e tweeter normalissimo, un amplificatorino da mettere dietro la sorgente per comandare questo due vie anteriore e un subwoofer attivo, di quelli piatti che normalmente nascono per essere messi sotto il sedile o comunque nel baule, ma per non occupare troppo spazio, che non avranno chissà quali prestazioni, però un piccolo subino attivo, quindi alimentato e amplificato, giusto per avere quella presenza di bassi, ok? Tutto questo sistema audio sarà il contorno di una sorgente multimediale molto particolare, perché è un modello nuovo della Toto che si chiama S8 Pro, è un'unità multimediale da 10 pollici che monta in una predisposizione 2 DIN, quindi bisogna avere già il 2 DIN, gli si monta tutta l'elettronica dentro, poi davanti ci sarà questo grossissimo monitor da 10 pollici molto moderno, molto bello, che si potrà regolare, inclinare, alzare, abbassare, però che rimane fisso. E quest'unità multimediale è particolare perché è un'unità con sistema Android che vive di vita propria, quindi c'è la possibilità di mettere anche una SIM dati per avere tutte le varie connessioni, tutte le funzionalità della sorgente indipendenti da qualsiasi cosa, e per creare anche una piccola stazione diciamo multimediale con accesso wifi per tutti gli occupanti della vettura. Avrà poi la possibilità di essere anche collegata al cellulare, a un sistema GPS integrato, a un microfono con il Bluetooth per le telefonate, insomma ha un sacco di funzioni evolute, magari non le sfrutterò tutte, però ve le farò poi vedere. Farò due video. Nel video di oggi vi faccio vedere tutti i prodotti, li apriamo, li analizziamo, e per quanto riguarda la sorgente multimediale iniziamo a accenderla, a vedere come è fatta, a capire le funzioni principali, e il primo video finirà qua. Ci sarà poi un secondo video che uscirà tra un po', perché mi sto cimentando in un restauro di una vecchia auto dove monterò questo sistema e lo vedremo poi in funzione. Quindi bando alle ciance, vi faccio subito vedere i prodotti. Prima di andare avanti iscrivetevi al canale che non costa nulla, basta un click, ci mettete un nanosecondo e mi dareste un grosso supporto. Ho comprato quindi tutto il mio mini impiantino della Toto, comprendente sistema a due vie da 16,5 cm, sorgente multimediale, il cuore del sistema nuova S8 Pro, un amplificatore e un subwoofer attivo. Ora spacchettiamo velocemente, vi faccio vedere i prodotti. Sub da 10 pollici 25 cm, 400 watt massimi, 150 in RMS, 3 ohm, autoalimentato, quindi accetta una sorgente fino a 14,8 volt, distorsione armonica dell'1%, gamma di frequenza dichiarata, risposta in frequenza da 20 a 250 Hz, possibilità di gestire ingressi ad alto voltaggio o a basso voltaggio, quindi uscite pre. In dotazione molto interessante abbiamo un cavo con il comando remoto per la regolazione del livello da mettere da qualche parte sotto il cruscotto, plasticaccia, insomma robetta, però il controllo c'è, istruzioni del velcro e delle staffette per fissare l'amplificatore sul fondo della vettura. In dotazione cavo d'alimentazione con fusibile, il connettore di alimentazione con questi due cavi rossi da collegare al cavo più grosso, cavo di massa doppio e il filo per il remote per l'accensione del subwoofer, che comunque è amplificato, con il cavo di remote da portare fino alla sorgente. Il sub che misura realmente 24 cm per 35, alto 7.
realizzato in metallo, anche la griglia ben solida, un bell'oggetto, dà una bella sensazione in mano. Qui c'è il driver, i fori per i fissaggi delle staffette di prima, qui abbiamo fusibile, connettore d'alimentazione, ingressi pre, qui abbiamo regolazione del guadagno, regolazione del boost, regolazione dell'X-over da 50 a 150 Hz, l'ingresso per il cavo del controllore remoto, spia di errori, spia d'alimentazione, inversione di fase e questo pulsante EBC remote che non so bene cosa sia. Impianto due vie separate con tweeter, mid-woofer, crossover passivi, 250 watt di picco, 16.5 cm, tweeter da 2.5 cm di add-on type, 250 watt massimi, 70 in RMS, 4 ohm, sensibilità del 93 decibel per watt, risposta in frequenza quindi da 40 Hz a 20 kHz, profondità di montaggio 7 cm, diametro 16,5, null'altro di particolare. Troviamo subito un manuale, viti lunghe che saranno quelle per fissare i woofer, viti un po' più piccole, varie viti per fissare il tutto. Troviamo poi degli adattatori per montare i tweeter in varie angolazioni, vedete, o su un lato o sull'altro, questo per montarli esternamente lasciando tutto questo supporto a vista. Poi troviamo il tweeter con circa 20 cm di cavo, ecco questo è un po' corto, in alluminio, una buona struttura, parte grigia, parte a vista di questo colore grigio verdone, la griglia, hanno un bel peso e quindi danno una buona impressione. Crossover passivo con ingresso woofer e tweeter, non hanno scelte di regolazioni di frequenze più uscite magari per scegliere il taglio degli elementi, un'unica opzione, due fori per il fissaggio. Qui dentro c'è uno switch, un interruttore che in realtà non è agibile e non è neanche menzionato sulle istruzioni, quindi non si può ritoccare nulla. Poi il woofer che ha una bella struttura, un bel cestello, comunque vedete anche un bel magnete, scritta a Toto, e questo cono in simil carbonio, se fosse lasciato a vista non sarebbe neanche brutto da vedere. Questo è quel che riguarda il kit da 16,5 che comunque è anche ben imballato, ben presentato, bei materiali, insomma non è proprio così male. Abbiamo poi l'amplificatorino e la sorgente. Amplificatorino è un 240 watt in totale, per la precisione 4x60 watt sui 4 ohm. Dentro troviamo dei cavi adattatori che nascono già predisposti per connetterlo direttamente alla sorgente e poi ci arriviamo. Delle staffe per fissarlo dove si vuole o eventualmente dietro la sorgente anche lui. Lui che è questo, piccolino, tutta la struttura in alluminio per dissipare il calore. Qui abbiamo le due uscite pre da collegare direttamente al sub, regolazione di bassi, medi e alti. E qui abbiamo tutte le connessioni che sono l'input da collegare direttamente per alimentarlo con questo connettore o col connettore ISO che troveremo poi nella radio, e poi abbiamo due uscite in base alla sorgente che dobbiamo collegare, se usiamo una sorgente col cavo a 16 poli o una sorgente col cavo a 20. Noi nel nostro caso useremo una sorgente col cavo a 20. Nelle istruzioni troveremo illustrato poi come fissarlo eventualmente dietro le sorgenti, e qui abbiamo il semplice schema che ci fa vedere come collegarlo ad una sorgente a Toto con il connettore a 16 pin o con il connettore a 20 pin. E arriviamo quindi alla sorgente, tutti i manuali del caso che sono sempre in inglese, un sacco di accessori perché abbiamo ben 4 porte USB che saranno su una connessione, una porta di ricarica e una porta per multimedia, storage esterno, e altre 2 USB che saranno il phone link, quindi per collegare i telefoni direttamente, e un'altra porta DVR che vedremo poi cos'è. Qui abbiamo 2 connettori di alimentazione che nel nostro caso manderemo direttamente nell'amplificatore, che sono il tipo A o il tipo B. Normalmente si usa il tipo A, ma se non funzionasse correttamente per quanto riguarda lo spegnimento del quadro del 12 sotto chiave, si potrebbe usare l'altro connettore. Vedete che per quanto riguarda i fili di alimentazione abbiamo il nero e l'arancione sempre uguale, ma il giallo e il rosso sono invertiti, il giallo è il 12 diretto, il rosso è il 12 sotto chiave, quindi se non lavora bene con uno bisogna mettere l'altro. Cavo per l'ingresso della camera, staffe e viti per il fissaggio, cavo per l'alimentazione senza il connettore ISO, che è poi lo stesso cavo che abbiamo anche con l'amplificatore, quindi se avete un impianto con i connettori normali usate pure il connettore, se dovete
volete collegarvi direttamente ai fili, magari non siete pratici, rivolgetevi a un elettrauto, bisogna usare il connettore con tutti i fili da collegare. Abbiamo poi anche la possibilità di collegare comandi al volante, illuminazione, abbiamo parecchie connessioni disponibili come un po' tutte le sorgenti, le autoradio aftermarket. Abbiamo due tipi di griglia, una più fine e una più spessa come finitura per la chiusura dopo aver montato la sorgente, antenna GPS perché lui comunque ha un suo sistema di navigazione interno indipendente, due altre antenne che sono l'antenna Wi-Fi e l'antenna per il 4G perché ha un modulo 4G all'interno, il microfono esterno per gestire le chiamate, il viva voce, i comandi vocali, tutto quello che si può fare col microfono. Ci danno in dotazione anche una pellicola da mettere sullo schermo. Questo cartellino ci ricorda di smuovere tutte le viti per regolare la posizione del monitor anteriore che adesso guardiamo. Ed ecco qui la sorgente con questo enorme monitor da 10 pollici davanti, tutto touchscreen, in più abbiamo i comandi di accensione, volume, tracce e tasto home. Qui dietro vediamo la staffa di fissaggio del monitor che consente di effettuare varie regolazioni sia in altezza che in inclinazione. Qui abbiamo anche l'accesso per un USB, un aux-in, una micro SD. Qui abbiamo un microfono sulla sorgente e qui abbiamo il carrellino per la SIM 4G. Tutta la struttura che comunque ricordo richiede un doppio DIN e tutta la parte posteriore con il raffreddamento, tutte le uscite pre che non useremo, i due connettori per l'USB, il connettore video, l'ingresso antenna, il Wi-Fi, l'antenna 4G e il connettore di alimentazione insieme al GPS, microfono ed eventuale infrarosso, quindi un sacco di connessioni. Se avete lo spazio in profondità, l'amplificatore si può staffare in qualche modo qua dietro, altrimenti bisogna metterlo da un'altra parte. Perfetto, abbiamo visto un po' tutto, adesso accendiamo la sorgente così iniziamo a prendere dimestichezza, a capire come funziona. Ora facciamo i collegamenti minimi necessari per fare una prima accensione e prendere confidenza con il monitor. Cosa ho fatto? Ho alimentato direttamente l'amplificatore con il cavo con gli spezzoni di filo, ho collegato direttamente il giallo e il rosso al 12 diretto e il negativo a un alimentatore 12 volt solo per fare la prova. L'uscita dell'amplificatore fa il bypass e va a prendere sia i segnali audio che a dare l'alimentazione all'unità centrale. L'unità centrale ho collegato solo il cavo per fare il phone link, diamo alimentazione. Ok, unità che si accende è chiaramente un sistema Android, quindi fa il boot di Google e qui siamo nella home, display molto grande, molto scenografico, guardate quanto è grosso, in video forse non rende. Qui adesso abbiamo la ricerca delle stazioni che chiaramente non funziona perché non c'è l'antenna. Abbiamo sostanzialmente un tasto per accendere e spegnere, per togliere il volume, ok, volume che possiamo alzare sia con i tasti fisici che con eventualmente uno slide. Qui siamo in modalità radio, se premiamo home andiamo sulla home del sistema dove possiamo accedere a eventualmente chiamate, navigatore, musica e tutto quello che riguarda le varie sorgenti che possiamo sfruttare. Nelle impostazioni possiamo anche impostare una rete, gestire il discorso della SIM se inserita, tutte le regolazioni del dispositivo, impostazioni generali, la possibilità anche di fare un accesso su Google. Per collegarlo via cavo e sfruttare Android Auto del vostro telefono come una sorgente multimediale normale, non come un sistema Android già di per sé, bisogna scaricare e installare un'app sul telefono che si chiama Carbit Link. Una volta installata l'applicazione e configurata, vi darà la possibilità di connettere il vostro telefono Android, in questo caso, in modalità Android Auto con il nostro Atoto S8 Pro. Avremo quindi accesso completo a tutto quello che sono le telefonate e i contatti, chiaramente dopo aver dato i consensi. Abbiamo poi la possibilità di gestire un'app di navigazione proprietaria del sistema oppure aprire direttamente Maps in modalità mirroring, quindi avremo esattamente il mirroring del display del nostro telefono. Vedete, abbiamo l'accesso a tutti i comandi di gestione, abbiamo accesso alla home, possiamo gestire direttamente il nostro telefono dallo schermo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo la possibilità quindi di visualizzare anche quello che può essere YouTube, ad esempio, cosa che normalmente non si riesce a fare perché ci sono delle restrizioni, ma noi in realtà stiamo facendo direttamente il mirroring del telefono.
e questa è una cosa da non sottovalutare. Torniamo indietro, usciamo dall'app Carbit Link e ovviamente tutto questo lo possiamo fare in modalità via cavo o lo possiamo fare anche in modalità wireless. Basta semplicemente aprire l'app Carbit Link, collegarci in modalità hotspot con il cellulare e avremo comunque la connessione wireless. Nelle due schermate abbiamo tutte le app principali, compreso YouTube, Maps, eccetera. Diciamo che ci sono vari modi di utilizzare la sorgente, quindi o rendendola indipendente con una SIM, oppure connettendola al wifi magari dell'hotspot del vostro cellulare stesso, oppure sfruttandola però passando tramite il telefono utilizzando appunto il Carbit Link. Dopodiché con nessuna connessione rimane comunque una sorgente universale. Possiamo ascoltare la radio, possiamo accedere a dei brani delle canzoni che possiamo caricare tramite porta USB, quindi questo è principalmente il funzionamento che potremmo fare dell'unità multimediale. E come vi ho detto all'inizio, questo è il primo video e finisce qui. Abbiamo visto tutti i materiali che comunque anche a livello costruttivo, come qualità, come touch and feel, come sensazione, non sono comunque male. Vi lascio tutti i link in descrizione. Purtroppo sono dei prodotti che vanno e vengono da Amazon, a volte ci sono, a volte no. Se vi interessano tenete d'occhio la descrizione perché la aggiornerò man mano che saranno disponibili. Ne mettono per un certo periodo alcuni pezzi, poi bisogna aspettare che li rimettono, però vedrete che è comunque tutta roba abbastanza economica, insomma tutto quello che ho preso riuscite a prenderlo con non troppi soldi, che era il mio obiettivo principale. Al prossimo video di questa miniserie o al prossimo video di qualsiasi altra playlist, magari una diretta del giovedì o magari passate a trovarmi in negozio e facciamo due parole. Grazie a tutti, ciao da Massidattoli.